Ciao! Siamo a Milano, che non è proprio Milano, ma siamo a Legnano. A Legnano, vero? Dove fanno là? Legna! Allora, siamo qui nella bassa al sud, perché io e la Patrizia oggi andiamo all'Aerogravity a volare. Molto bello, ma prima laviamo la macchina. Adesso mi stacca via il tetto e diventa cabrio. Davvero bello. Questa è la posizione da Omar, guarda le mani. Bello ingobbito dalla rabbia. Ma ricordatevi, Sono più giovani di una volta. ma ricordatevi una cosa. Ma solo io, ogni volta che porto la macchina al lavaggio, vorrei mettermi dentro le spazzole tipo e farmi spazzolare. Girettino Legnano, qua una granita media che sono 7 kg di arancia rossa, il Patrizio con Crema antica e mango. crema antica e mango, un abbinamento sicuramente Prenderai mango io. discutibile. Abbiamo Colombo, che gusto? Cioccolato fondente e il gusto del gelataio che non si può nominare perché non paga. Perfetto, non va è bene. risposta. Attenzione, abbiamo un patriarca aviatore. Da soli. Pat, ultime dichiarazioni prima di questa esperienza? We fly Cazzo, high. ma te più che un aviatore sembri un astronauta. Elon Musk. Allora, ci siamo, corso fatto, tutina da aviatore o da astronauta, dobbiamo ancora capire cosa fitta meglio indossata, e adesso abbiamo fatto una piccola introduzione, ci hanno spiegato le tecniche di base. Avremo 15 minuti di volo a testa, per cui uno alla fine dei 15 minuti minimo professionisti, minimo accettabile, e domani o base jump o tutta l'area, adesso valutiamo un po' in base al meteo. No, cagate a parte, faremo pietà, però sembra figo e vediamo, adesso capite le tecniche, secondo me ci ambienteremo molto meglio nel tunnel del vento. Patrice? Ma per me è abbastanza facile perché l'ho già fatto un sacco di volte, però va bene, dai, forza e coraggio. Ok, Giulia, abbiamo dei commenti? Ma i commenti li farò dopo la vostra performance, ma confido in voi. Ok, fermi un secondo perché eravamo talmente gasati da questa esperienza che mi sono dimenticato di filmare. Torniamo un po' indietro. Allora, quando siamo arrivati ho visto che c'erano Giulia e Luca, non ci siamo minimamente organizzati, ma alla fine vabbè, Giulia si è offerta di fare da videomaker e Luca ci ha fatto il corso, quindi assolutamente top. Ma che cos'è l'Aerogravity? L'Aerogravity è una struttura a Milano che ti permette di simulare il volo in caduta libera. È un po' come fare paracadutismo, ma senza aereo, senza paracadute e senza cagarsi sotto. In parole povere è una galleria del vento, come quelle che usano per provare l'aerodinamica delle macchine da Formula 1, ma girato in verticale. Quindi è un tubo gigante alto 18 metri, con alla base delle turbine che producono aria ad alta velocità assurde, arriva tipo fino a 370 km/h. Lo scopo è quello di familiarizzare con il volo, quindi imparare come mantenere una posizione stabile e muoverci tranquillamente in volo, oltre a una serie di altri trick che poi si imparano, insomma, con l'esperienza. Vi assicuro che finché non lo provate non potete capire la precisione dei movimenti richiesti anche solo per stare fermi stabili in volo. Cioè io pensavo, vabbè, bastasse stare lì, spostare il peso un po' avanti, un po' indietro e fatto il gioco. Invece è tutt'altro che semplice. Ma entriamo leggermente nel tecnico così capite perché non è semplice come sembra. Il vento ci spinge in alto. Quindi noi dobbiamo creare con il nostro corpo delle forme per reagire con il vento. Quindi vogliamo essere molto aerodinamici e avere poca superficie per scendere, per perdere quota, e fare vela per salire. E fino a qui uno dice, tutto semplice. La cosa assurda è che ogni minimo movimento ha una reazione grandissima sul volo. Non rompete il vetro, mi raccomando, che ci serve ancora. 2 mosche spiaccicate contro un vetro. Ci vedo già.
incredibile. Com'è andata? Una foglia, raga. Una foglia? Come una foglia. No, Per me eravate due bellissime farfalle. difficile però incredibile. Era una falena. Oh, muovi Tu una- il dito, pum. Ah, beh, difficile. Siete però- stati bravissimi. No, grazie mille. Siete bravi. Bravo Luca. Un quarto d'ora così, fantastico. Cioè, volare senza io che tengo sempre, che magari correggo solo ogni tanto. Muovi un dito, pum. Sì, sono già sensibile. Sei Malpensa. Sì. Perché tante volte tra il muovere il ditino e devi stare attento, mi dicevi così e sbagliavo, invece di allungare. È normale. Cioè, È normale. Un quarto d'ora così, arrivare a fare quello che avete fatto voi, cioè più di così non si può. Cioè, questo è il massimo apprendimento in un quarto d'ora. C'è gente che dopo un quarto d'ora striscia ancora sulla rete come. Impari una propriocettività dei movimenti che è imbarazzante, giuro. Nient'altro che io abbia mai fatto ti dà così tanta proprio consapevolezza di un minimo movimento. quello che sta succedendo, la reazione che c'è. Esatto. no, Che fighissimo, davvero figo. Bravo. Ho le spalle, la schiena che uscivo, dicevo. Raga, dai, però io non mi sono divertita, non avete dato Un botte. pettino qua ero dentro fatto. No, adesso volo via. Nessuna botta, bravi. Spiaccicati. Al prossimo giro. Mi Magari piace, il oggi contenuto tanto- sarà. Sarà noioso, dai. Bello, bravi, bello. Bravo io. Bello. Bello. Raga, grazie mille miliardi mila. Grazie a voi. Grazie mille, ci rivedremo. rivediamo in terra vostra. Te? Vai dentro sono un'altra volta? fortissimo. Hai visto gli occhialini sul Incredibile. Questa è l'esperienza. Esatto. Grazie mille. Allora. Pazzesco. Pazzesco, folle, figata mondiale. Traiamo le prime conclusioni di giornata. Numero uno e più importante di tutti. Se mi danno adesso un paracadute e mi butto da un aereo, mi ribalto talmente tanto in aria che non riesco neanche ad aprire il paracadute. Questo per arrivare alla seconda conclusione, che è folle quanta propriocettività ci serva per fare questo tipo di movimenti. Cioè, muovi un dito, pum, voli via. No, è fenomenale. È stato una figata. No, veramente estremamente figo. Bello. Luca è stato fenomenale perché ci ha fatto fare un percorso di 15 minuti, ma ha guidato preciso per arrivare a volare da soli alla fine, e credo che tutto sommato ce la siamo cavata abbastanza bene. Vi dico una cosa, non è l'ultima volta che mi vedrete qui. Ci vediamo al prossimo video. Ciao.